Ciao a tutti, oggi faremo un salto negli anni 80, andremo a vedere un Rolex Submariner 16800 che non vi ho ancora mostrato qui su questo canale perché abbiamo visto diverse referenze, ma così almeno faremo anche caso a quali sono le differenze fra questi esemplari. 16800 siamo all'inizio, anni 80, avrà una miglioria, quella sulla data, perché il primo date, vi ricordo, ve l'ho mostrato, il Rolex 1680, che però non aveva lo scatto rapido che è stato introdotto su questo orologio. Una linea di prodotto molto interessante è quella di questo orologio che ovviamente ha avuto degli apprezzamenti importanti e dove potrete andare a consultare anche apprezzamenti in linea generale anche sul sito WeWatches che vi ho presentato. Lì potrete vedere in maniera del tutto gratuita quelle che sono le specifiche funzionali della linea Rolex ad esempio e non solo, ma anche l'andamento del tempo, l'apprezzamento nel tempo grazie a una serie di grafici che vi daranno un riferimento anche non solo temporale, quindi economico dell'orologio stesso. Ma adesso andiamo al banco e andiamo a vedere questo Rolex Submariner 16800. E qui siamo negli anni 80, precisamente 1981, Rolex Submariner 16800, guardate il profilo magnifico, molto, con questo fondello molto conico che ricorda anche un po' il Rolex Sea Dweller, può ricordare in qualche aspetto. La parte laterale l'abbiamo vista, mentre questo è il suo bracciale che ricorda per molti aspetti ovviamente tutta la linea di prodotto Submariner, ma qua gli aspetti fondamentali storici e anche tecnici sono diversi, partendo per esempio dalla data, perché la data su questo esemplare, vi dicevo, è uno scatto rapido, andiamo a vedere, ecco. Intanto lo scatto perfetto, ci posizioniamo in una zona di sicurezza, ecco per esempio qui verso le ore 5, e andiamo a vedere come effettuata la regolazione della data in senso antiorario, ecco andiamo a variare la data. In senso contrario, sempre nella medesima funzione poi della nostra bascula, andiamo a fare la ricarica manuale dell'orologio per poi ovviamente avvitare su questo bel canotto dimensionato, perché oltre ad avere lo scatto rapido per la prima volta sul Submariner, questa volta abbiamo vetro zaffiro e oltretutto abbiamo anche una rotazione della sua ghiera in senso unidirezionale, a differenza del 1680 dove la rotazione era bidirezionale. Ecco, 120 scatti li abbiamo visti, oltretutto 300 metri i 300 metri che vediamo qui sul quadrante, ecco, si raggiungono proprio per la prima volta sul 1680, quindi oltre a molti aspetti, ecco un altro che è molto importante, perché questo aspetto di tenuta nella specifica di 300 metri ancora oggi è presente sul Rolex Submariner. Questo è uno, poi guardate anche il flashness del vetro che ricorda ovviamente gli orologi vintage, ancora oggi ritroviamo, però con un step un po' minore rispetto agli odierni Submariner. Caratteristica molto bella proprio di orologi subacquei che, a differenza per esempio della serie 116, notiamo è questo bellissimo quadrante matte, completamente grigio se voi notate, ecco, cambiando un attimino l'angolazione va sul nero, ma poi torna sul grigio. Questo è un aspetto molto bello. I pallettoni, perché qui siamo nell'81 e siamo ancora in tema pallettoni, quando poi si passerà verso l'83-84 circa ai bicchierini, che ovviamente daranno un aspetto meno vintage, meno torbato all'orologio. Qui vediamo anche qualche piccolo scratch che fa parte un po' anche quella della coevità di un esemplare che arriva a noi dagli anni 80 in maniera comunque del tutto rispettosa anche nella sua coevità. Questo è l'orologio che equipaggia anche un calibro 30-35 che permette poi quel tipo di complicazione della regolazione che avete visto della data, grazie a una rondella eccentrica che, girando in senso antiorario, si avvicina al disco data per l'impegno del dente, girando in senso opposto invece si
allontana per evitare interferenze sullo stesso disco. Questo è il grandissimo Rolex 16800 che a vederlo da lontano può ricordare anche, con una ghiera che non sia ghost, un inserto non ghost, un orologio moderno che adesso vi mostro nei particolari al polso. Sentite poi anche l'aggancio, guardate che orologio. A parte la maglia che è grigia, che rispecchia un po' anche l'orologio in termini anche estetici, però è molto bello, cioè c'è da inchinarsi qui proprio alla storia. E andiamo a vedere un attimino, perché io ricordo vi feci una prova sulla bilancia di un 55-13, ricordo ancora, eravamo sui 100 grammi circa. Andiamo a vedere quanto teniamo sul 16800, e qui cresciamo di 19 grammi con un polso il mio da 17 mm. Se andiamo a vedere le dimensioni velocemente, ed eccole qua, il diametro 39.9 classico, il lag to lag siamo sempre sui 47, il lag to lag classico dei Submariner vintage e anche neo vintage possiamo dire 13,10 invece lo spessore. Questo è andiamo a vedere le anse giusto per, ma anche se non parliamo di 116 che ha le anse un po' più pronunciate, ecco 25-44 solite misure. Questo è il Rolex 16800, anche nella parte posteriore come stiamo vedendo rispecchio, è bello perché rispecchia sempre dall'inizio della storia quello che è la linea del Rolex che troviamo ancora oggi. Beh, grande orologio il Submariner 16800, perché lo avete visto insieme, qui abbiamo un connubio di sapore vintage con aspetti già moderni che ritroviamo ancora oggi. Se volete più informazioni e ragguagli su questo orologio, contattate l'orologeria La Mole d'Oro, Michele sarà ben contento di fornirvi tutte le informazioni che desiderate. A livello di apprezzamento, vi dicevo, potete controllare anche su WeWatches quelli che sono gli andamenti di questi orologi, informazioni specifiche dettagliate appunto sulle funzionalità e la storia. E poi un orologio del genere poteva costare nel 1981 neanche 1 milione di lire, attenzione, perché i 1680 arrivavano a costare sulle 600-650 mila lire all'incirca. Qui eravamo sotto il milione di lire, o comunque era sfiorato, mentre oggi, questo lo dico così a livello di asticella, si raggiunge sulle 17.000 euro, quanto un'automobile. Questo è l'apprezzamento che ovviamente avete visto nel corso della storia, anche nei miei video, di orologi che sono diventati, poi hanno passato i tempi cavalcando quello che è l'onda, anche un po' forse della speculazione, però per cui sono sempre oggetti unici. Bene, spero che questo video sia stato di vostro interesse, iscrivetevi ancora a Watch Fun, attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video e al prossimo orologio. Ciao!